bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo di lei, l'aspirapolvere senza filo di Xiaomi. Io l'ho già aperta, come vedete all'interno c'erano tutti gli accessori che adesso vi faccio vedere passo passo. C'è anche dentro ovviamente il manuale di istruzioni in varie lingue. La sua confezione appunto è questa qui. E io l'ho presa circa un mesetto e mezzo fa, poco più. Comunque sia, quando c'è stata l'offerta lancio, quindi al posto di 250 euro io l'ho pagata solo 199, quindi 200 euro. Ho avuto un risparmio di 50 euro. Dato che la mia aspirapolvere tradizionale con filo si era rotta e visto che io la uso davvero tanto in casa, ho scelto di acquistare questa perché comunque sia le recensioni iniziali o comunque la promessa era quella di avere un prodotto molto simile al Dyson. Io il Dyson non ce l'ho mai avuto e non avendo la possibilità di spendere quasi 800 euro in un aspirapolvere e visto che appunto le promesse erano quelle, ho scelto di acquistare questo della Xiaomi. L'ho provato per un po', circa un mesetto, e posso dire l'autonomia è di circa 30 minuti e in effetti è proprio così. Se spinto alla massima potenza, che equivale in effetti alla potenza del Dyson, dura un pochino di meno, ma comunque un ottimo prodotto per poter pulire la casa. Come si presenta l'aspirapolvere senza fili della Xiaomi? Allora, eccola qua l'aspirapolvere. Qui ci sono i rulli che aspirano. Qui c'è il motore che si può ovviamente staccare in questo modo. Questo è il motore principale dell'aspirapolvere. Le cose che appunto voi aspirate si depositano qui. Premendo verso il basso questo tasto si apre e potete svuotare il vostro, insomma, la vostra spazzatura. Si toglie anche questo schiacciando qua sotto. Premete questo qui, praticamente lo tirate, si vede anche la figura verso il basso e questo si toglie tutto, sia per pulirlo che per svuotarlo proprio bene se volete pulire anche questo, e poi si riaggancia semplicemente facendo una piccola pressione. Avete sentito, fa il clack ed è a posto. Ha vari accessori e li vediamo insieme. C'è questo che è l'ugello per fessure e va bene per aspirare ad esempio attorno alle finestre, attorno alle porte o negli angoli. Si può mettere sia attaccato qui in questo modo, si stacca semplicemente premendo qui e tirando, ma se avete un angolo anche magari più lungo da aspirare potete togliere questo che è da pavimento e attaccare questo. Vedete che l'attaccatura è la stessa. Così vale per tutti gli accessori. Io però lo utilizzo non attaccata all'aspirapolvere lunga ma a questa corta, mi trovo meglio. Abbiamo poi questo che è l'ugello a spazzola, vedete ha queste testine che serve per aspirare per esempio i divani o i sedili. Uno, volendo, se ha una presa vicino può anche aspirare i sedili dell'auto ed è fatto così, stesso sistema, si aggancia qui, facilmente anche si rimuove. Infine abbiamo questo accessorio qui, vedete all'interno ha questa spazzola che ruota, e questo è l'accessorio da letto. Serve per aspirare la polvere, gli acari dalle superfici tessili, quindi appunto il letto o magari le tende. Volendo può anche andare bene sul divano, però è più indicato per appunto aspirare queste cose. Stesso discorso degli altri, si attacca qui
avete visto azionando l'aspirapolvere come funziona. Questo accessorio, come vedete, ha questa chiusura, vedete che qui c'è il lucchettino, serve per aprire e togliere questa spazzola per poterla pulire. Si rimuove proprio questa chiusura. Io adesso non riesco, un po' perché ho le unghie lunghe, un po' perché non ci riesco, comunque mio marito l'ha già fatto e vi posso dire che si smonta. Comunque è tutto indicato nelle istruzioni. Ecco, vi sono andata a trovare la pagina giusto per farvi vedere quello che vi dicevo prima. Appunto si sgancia, si apre, si toglie la spazzola, si può lavare sotto l'acqua, ma bisogna farlo asciugare bene, insomma, prima di inserirla ovviamente. Per tutti gli accessori c'è la sua spiegazione su come pulire, quindi insomma è tutto molto completo come prodotto. Come si aziona l'aspirapolvere? Come vedete qui c'è un tasto, se io lo premo parte l'aspirapolvere. Lo sentite dal rumore. Qui c'è un tasto e è indicato, c'è scritto, non so se lo leggete, max, vuol dire massima potenza, quindi da così. Avete sentito il rumoraccio che fa? La massima potenza consuma molta più batteria e quindi dura di meno. Se avete degli angoli particolarmente sporchi potete usarlo, ma pulendo la casa alla velocità normale, diciamo così, comunque si pulisce molto bene. L'unica pecca, a mio avviso, è che se non tenete sempre premuto il tastino non funziona l'aspirapolvere, quindi avrebbero magari dovuto mettere un blocco, anche magari un blocco sicurezza, qualcosa che potesse permettere di aspirare senza per forza tenere premuto questo tastino. Ecco, questa differenza tra lo Xiaomi e la Dyson non la conosco, non lo so se anche il Dyson ha la stessa funzione, perché io non ho mai avuto aspirapolveri senza filo, le ho sempre avute quelle classiche col filo, col sacchetto addirittura. E quindi non lo so se è normale per gli aspirapolveri senza filo o se è questo che ha appunto questa particolarità di dover sempre tenere premuto. Se voi lo sapete, per favore ditemelo nei commenti, che così è una cosa che insomma scoprirò anche io. Come altro accessorio c'è la stazione di ricarica, questo va appeso ai muri con i tasselli sono in dotazione. Come vedete io non sono ancora riuscita a trovare un posto adatto, quindi adesso la tengo in casa così come una normale aspirapolvere, però in dotazione mi è andato anche questo, anche se nelle istruzioni è indicato che è un accessorio a parte, io l'ho trovato all'interno della confezione. E poi ovviamente c'è la batteria di ricarica, quindi questa si mette ovviamente alla spina, alla presa, e questo cavetto qui va inserito qua dentro. Si accende questa spia quando è in carica, che è rossa, e quando ovviamente la vostra aspirapolvere sarà completamente caricata diventerà verde. Quindi ricapitolando, all'interno io ho trovato ovviamente l'asta, che è questa, l'asta prolunga, questo che è l'accessorio pavimento, l'ugello spazzola, l'ugello per fessure e l'accessorio letto, oltre appunto al motore, al caricabatteria e alla stazione di ricarica a muro. Come vi dicevo, io lo sto usando da più o meno un mesetto e mezzo, quasi 2, e devo dire che mi sto trovando bene, sia perché aspira anche alla velocità classica, diciamo così standard, e per le cose più difficili la velocità massima veramente porta via tutto. Certo, durasse un pochino più di 30 minuti sarebbe perfetto. Come soluzione io ho adottato questa. Quando pulisco una stanza, se pulisco una stanza per volta, quindi appunto se aspiro e poi devo lavare, quando io lavo metto in carica l'aspirapolvere in modo tale che acquisisca un pochino più di carica. Se no faccio tutta quanta la casa e mezz'ora mi basta.
Ovviamente parlo solo del pavimento. Vi volevo però far vedere la sua potenza di aspirazione, così almeno vi rendete conto di come funziona questa aspirapolvere. Quindi adesso cosa faccio? Vado a prendere un pochino di lettiera pulita, ovviamente, dei gatti che ho, la metto per terra e vi faccio vedere come riesce ad aspirare tutto con una sola passata. Allora, ho messo 3 mucchetti, uno è qui, l'altro qua e quello un po' più grosso qui, così vi faccio anche vedere l'aspirazione degli altri accessori. Iniziamo con l'aspirapolvere classica, faccio sia potenza normale che la potenza massima. Ho fatto una sola passata, avete visto, e non c'è più nulla. Mi sono avvicinata, come vedete qua ci sono i 2 cumuletti, qui non c'è più nulla, non c'è niente. Ora facciamo questi 2, cambio accessorio. Prima di cambiare accessorio volevo farvi vedere che l'aspirapolvere qui si appoggia perfettamente, quindi si può appoggiare magari a una parete e lei resta. Fate attenzione che non scivoli, ovviamente. Ho inserito l'ugello per fessure, aspiro alla velocità normale, non metto la velocità massima. Come vedete non c'è più nessuna briciolina, nessun sassolino della sabbietta. Cambio la bocchetta, vedete com'è molto semplice, e inserisco l'ugello spazzola. Anche qui passo a velocità normale. Anche questo è perfettamente aspirato. Eccomi tornata ad un'altezza normale. Dunque, come vedete è tutto all'interno dell'apposito raccoglitore. Per terra non c'è più nessun granello di sabbietta, quindi un giudizio e una review su questo aspiratore senza fili della Xiaomi. Tenendo conto che è il primo aspirapolvere senza fili che io compro e quindi non ho molti termini di paragone, devo dire che sono davvero molto soddisfatta, perché anche se all'inizio la durata di soli 30 minuti mi spaventava un po', devo dire che in realtà 30 minuti bastano per pulire la casa, pulirla come si pulirebbe con un aspirapolvere normale, e gli accessori che danno in dotazione sono davvero utili, perché li uso spesso anche per togliere appunto i peli o i residui tra i divani o negli angolini della casa. Devo dire che sono davvero ottimi. La ricarica non è delle più veloci, devo dire che non ho mai fatto caso a quanto ci metta per ricaricarsi completamente, però tutto sommato a me non dispiace affatto. Quindi io appunto l'ho presa con una super offertona e devo dire che 200 euro per questo aspirapolvere valgono tutti, proprio perché secondo me funziona bene. Quindi io mi sento di consigliare l'acquisto. Ripeto, come paragone per la Dyson che appunto avevo letto, io non lo so, perché la Dyson non l'ho mai provata. Funzionare funziona, aspirare aspira molto bene, avete visto anche voi, vi ho fatto una piccola dimostrazione con le cose che mi venivano in mente, però appunto non posso metterlo a confronto con la Dyson. Giudizio complessivo positivo il prezzo, ci sono delle piccole migliorie che secondo me potrebbero fare, come appunto il tasto, questo tasto qui. Avrebbero dovuto mettere un qualche sistema di bloccaggio in modo tale da non stare sempre col dito così, perché è un po' fastidioso. Nota molto positiva, non è pesante comunque da maneggiare, quindi si riesce bene a pulire per terra tenendo premuto quel tastino perennemente, in poche parole.
Quindi, ma funziona questo aspirapolvere? Sì, funziona e funziona anche bene. Bene ragazzi, questo video review sull'aspirapolvere senza fili della Xiaomi è finito qui. Nel complesso io sinceramente mi sento di consigliarvelo, anche perché aspirare aspira anche bene. L'autonomia basta per una casa normale, diciamo così, una casa standard, medio, piccola, quindi assolutamente consigliato. Il prezzo è accessibile perché anche pagata a prezzo pieno sono 250 euro, quindi assolutamente io mi sento di consigliarvelo. Se per caso avevate il dubbio se acquistare o meno questo aspirapolvere di Xiaomi, spero che questo video vi possa aver tolto ogni dubbio e che vi sia stato indubbiamente utile. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete questo aspirapolvere, come vi trovate o se per caso la mia review vi è stata utile o se magari avete qualche altro aspiratore verticale da scrivermi nei commenti se le caratteristiche sono più o meno simili. Io per adesso vi saluto qui, ma mi raccomando non vi dimenticate di mettermi un pollice in su, iscrivervi al canale e attivare la campanellina così da non perdere nessuno dei miei video. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo, ciao!